3, 2, 1. Su 10 vi ho detto sbagliare. Allora, oggi vi parlerò della mia passione più grande, che è questa qui, vedete? Questa qui è la mia passione più grande. Si chiama fionda, classica, perché poi c'ho anche altri tipi di fionda che adesso non starò a tirarvele tutte fuori, anche perché sono alcune sono dentro le scatole apposta, quindi non le tirerò fuori, però scusate. Allora, la fionda, innanzitutto vi volevo dire 2 o 3 cose sulla fionda. Allora, primo, la fionda non è un giocattolo come si pensa, nel senso, la maggior parte delle persone dicono, una fionda, sai, anche io da piccolo ci giocavo, ma la fionda non è proprio così. La fionda è può essere veramente pericolosa, primo perché può arrivare a una potenza non indifferente, nel senso che può arrivare addirittura fino ai 20 joule, no, forse un po' troppo, fino ai 18 joule può arrivarci comunque, se gli elastici sono belli potenti, sono ben tirati, e insomma, e tu sei un buon tiratore. Ora, sul web ci sono tiratori di tutti i tipi, uno più bravo dell'altro, fanno vedere delle cose allucinanti, io me la cavo. Ci sono vari tipi di fionde. Allora, c'è la fionda normale, la fionda quella tipo questa, ok? Io ora i termini non ve li dico perché TTF, TMT, quella roba lì, io non è che seguo su questa roba tecnica, insomma, c'è già le pistole che sono abbastanza complicate. Per fare 2 tiri non è che uno debba sapere la tabellina della fionda. Però, ad esempio, ho tanti tipi di palline che, come potete vedere, hanno delle dimensioni diverse. Io, ad esempio, consiglio sempre a chi inizia a tirare con la fionda di iniziare con i classici, questi qua gialli, vedete? La soft air. Poi ci sono quelli anche più piccoli da 4,5 che ve li consiglio quando usate, ad esempio, elastici un po' più piccoli, tipo questo, che vedete, quello blu, che ha gli agganci un po' più piccoli, al pouch, che praticamente il pouch sarebbe questo qua, vedete? Questo è il pouch. In base alla grandezza del pouch voi mettete la pallina, insomma, non è che dovete studiarvi, non è che dovete fare i professori. Allora, qui ci sono invece queste palline da 4,5. Io mi diverto a tirare con queste qua da 6, vedete? Che cosa succede? Volete andare all'estero, ok? Potete portarla una fionda? Questo è un problema. Mentre in certi paesi, tipo in Italia, è di libera vendita, ci sono dei paesi, ad esempio nel Sud America, questo ve lo dico perché io, a parte che amo il Sud America, ve l'ho già espresso più volte, però ci sono dei posti che, ad esempio, è vietato, perché non è che il Sud America è tutto libero, cioè nel senso non è che ci sono libertà di porto d'armi, anzi ci sono delle restrizioni pazzesche nel Sud America, molto più che qua. Tipo, ad esempio, qua la balestra la puoi usare come andare in una qualsiasi armeria e comprarla. In Sud America, ad esempio, no. Poi, c'è da dire una cosa. Io avevo un amico che aveva deciso un giorno di prendere l'aereo e andare in Brasile a trovare dei nostri amici. E alla dogana, purtroppo, gli hanno chiesto come mai avesse una fionda di questo tipo. TTM, TTF, TTC, TDD, TDD, DDT. Ecco, aveva una fionda normalissima. Questa fionda che poteva essere anche in legno, gli fanno: che cos'è questa roba qui? Ma è per la patate. E dov'è la lama in mezzo? Perché nei raggi X comunque tutto quello che è di metallo si vede e non è che passa, lo viene bypassato, no, rimane tutto lì. Quindi che cosa è successo? Oltre ad aver detto una menzogna e quindi è stato rispedito là, ha dovuto pagare una multa ed è stato anche sequestrato l'oggetto. Ora, prima di partire informatevi se il posto dove voi andate, che sia in Brasile, io dico Brasile perché ad agosto andrò là, dove vi farò dei video bellissimi, vi parlerò di armi che usano là, di tecniche di capoeira, vi parlerò di difesa personale, vi parlerò di
di come fare attenzione anche a girare in certi posti in Brasile. E niente, prima di partire bisogna informarsi attentamente su ogni tipo di arma che può essere usata e non può essere usata. Ad esempio le stilingue, che sarebbe questa qui, fionda, non può essere usata. Non può essere usata perché è proibita. Ad esempio a Bahia, lo Stato di Bahia proibisce le stilingue, cioè la fionda. Non ne ho molto da dire, più che spiegarvi solamente le basi di come si tira con una fionda, che questo mi sembra abbastanza classico. Allora, la posizione deve essere, io adesso ve la faccio da seduto perché non è che posso stare... Allora, poi ognuno ha un suo modo di... Voi vedrete tanti video dove vi insegnano a tirare, ma a furia di tirare imparerete a tirare. Ci vuole solo la costanza e la capacità e la costanza, più che altro, perché poi la capacità viene fuori col tempo. Visto che siamo qua davanti, allora voi vedete questo è il pouch, questo è l'elastico e questa è la fionda. Io preferisco tirare in questo modo qua, quindi in questo modo centrale. Quindi si prende il pouch in questo modo, allora si prende con il pollice, vedete, con il pollice si prende il pouch. Allora, facciamo così. Visto che non sappiamo né leggere né scrivere, allora facciamo così. Prendiamo la pallina, queste mi cadono perché sono quelle lisce. Io mi trovo bene con quelle grezze, ruvide. Tra l'altro c'ho anche un pendaglio che io prendo al collo per tirare, che c'è una calamita, così me la porto dietro perché si attaccano alla calamita. Allora, vedete? Qua c'è il pouch, qua c'è la pallina, potete vederla? Mettete qui, ok? Ora la potete vedere qua, così, bene. Col pollice prendete, poi, che se mi parte vi spacco voi. Allora, punti l'estremo qua, questa punta qua, punta quell'estremo lì, si tiene perpendicolare, dritto l'elastico deve essere dritto. Fate molta attenzione perché le prime volte che voi tirerete, sicuramente o vi sfracellate la faccia o vi agganciate gli occhiali o se potete farvi veramente male con la fionda, se non, per quello che vi dico sempre, partite con quelle di plastica. Voi partite, tirate perpendicolarmente, rimanete così e addrizzate il più possibile e tenete tirato. Ecco, questa è la posizione esatta. Chiaramente per prendere la direzione giusta, perché vedete, basta che la fionda sia così e chiaramente la pallina tenderà ad andare in giù, basta che questa sia in su e questa tenderà ad andare in su. Quindi voi prendete le misure calcolandolo da per terra lo misurate e poi puntate e poi semplicemente tirate. Questo era per spiegarvi un po' la fionda, che cos'è e com'è, ed è una passione che io ho. Ci si può difendere con una fionda? Sì, anche sì, però ci si può difendere per dire, nel senso che se venite attaccati da un altro con una fionda potete giocarvi la fionda, se venite attaccati da uno mezzo incazzato diventa difficile fermarlo perché sai, tempo che tu prendi la pallina, carichi la fionda e tiri, devi anche prendere la mira, non è facile. È uno strumento di difesa che tanti lo stanno usando in maniera importante, cioè nel senso che lo usano bene, sanno usarla, però c'è sempre quel però che dice e se dall'altra parte mi trovo qualcuno che invece ha anche solo un coltello, e allora siamo di nuovo punto a capo. La fionda è buona, è un buon deterrente, ma comunque sia non è un oggetto da difesa immediato, a meno che non lanci pallini di peperoncino, e allora lì magari può darsi che il fumo del peperoncino magari gli vada negli occhi, però ricordiamoci sempre che ci va il suo tempo, a meno che non si usa un tipo di fionda ancora più spessa che è quella a meno che non si usa questa fionda, questa qui è anche tosta, Questa fionda qui è la classica, no? Si tira dritta, si mette così, si tira perché tanto l'appoggio lo fa qua, vedete? L'appoggio lo fa su questo. E questa può tirare dei pietroni, che comunque o pietroni o delle biglie belle grosse che possono comunque fare male. E lì potete fare tutti i danni che volete, per dire,
Dopo questo video non mi diventate solamente dei camera, dei, come si può dire, quelli tipo c'era Fleximan, c'era quelli che tagliavano i cosi o quelli che sparavano a fare, ma non penso che sarò io a condizionarvi a fare questo. Comunque, 10 su 10, vi è dato sbagliare. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto non lo mettete, fate cosa volete. Pam pam, 10 su 10.